Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete oppure ascendente Ariete, anche Luna e Venere in Ariete. Questi sono messaggi che ti devono arrivare adesso, sono messaggi atemporali. Andiamo a vedere da questo momento, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, quali sono le tue energie nei prossimi giorni, cosa stai vivendo, ok? Allora, partiamo dagli oracoli. Ariete, quali sono le tue energie nei prossimi giorni? Cosa stai vivendo? Quali sono le tue energie nei prossimi giorni? Cosa stai vivendo? Una benedizione. Sei benedetta, sei benedetto. Sei benedetto dalle forze della natura, mi dicono. Hai la protezione delle forze della natura e hai un cammino spirituale elevato. Allora, qua mi stanno dicendo che hai la benedizione delle forze della natura. C'è questa immagine di questa donna angelo all'interno di un bosco, no? Sei benedetta dalle forze della natura. Cosa sono le forze della natura? Oltre a quello che già percepisci, tutti i tuoi avi, anche gli antenati. E protezione, benedizione e protezione da energie negative, energie nefaste. E, potresti fare dei sogni nei prossimi giorni che ti daranno la conferma di questa lettura. E anche il numero 12 e il numero 8 ti guidano in questi prossimi giorni come benedizione. Farai esperienza dell'amore, dice questa. Cioè, allora, sento come avvolta da un'aurea magica. Anche perché poi abbiamo la carta della spiritualità che mi dice il tuo cammino spirituale è benedetto e protetto. Verrà armonizzata lo spirito con la materia e otterrai ricchezza spirituale. Allora, nei prossimi giorni ti vedo avvolto da quest'aurea magica, dove sentirai di essere protetta e protetto. E allora che succede quando ti senti protetto, protetto? Che sei inarrestabile. Io vedo che nei prossimi giorni ci sarà una grandissima levatura spirituale, qualcosa di sottile, un velo sottile che si alza e ti farà percepire in ogni tua cellula questa consapevolezza qui. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi. Quali sono le tue energie nei prossimi giorni? Cosa stai vivendo? Questa protezione, questa benedizione, questa levatura spirituale. Paggio di bastoni, vediamo cosa abbiamo per te. Oltre a questo ne mettiamo altre. 2 di coppe, 5 di denari e il 9 di bastoni. Allora, mettiamone un'altra così ho la frase completa. 9 di spade. Allora, mi dice che si porterà armonia laddove stai percependo, puoi percepire nei prossimi giorni tensione all'interno di un rapporto o un rapporto con una persona a cui vuoi bene, che ami, mi può parlare di famiglia, mi può parlare di persona di interesse, perché qua ci sono novità in arrivo per quanto riguarda un rapporto a due, può essere anche rapporto di lavoro, rapporto con una persona. C'è a un certo punto, io non so se lo stai già vivendo, se l'hai già vissuto, una sensazione di sentirsi messi da parte, una sensazione di sentirsi esclusi. È come se dici, no? Ma questa sensazione l'hai già vissuta altre volte. Cioè, dice di nuovo questa sensazione di magari è solo è solo apparente, può essere apparente, ma se gli dai troppa corda alla mente razionale può divenire realtà visibile, no? Perché è come se ti offriranno gli spiriti benedizione e protezione in merito a una circostanza emozionale che può sembrare diversa dalla gioia. Cioè, ci sono delle situazioni in cui che puoi vivere o stai già vivendo in questo momento, molti di voi la stanno già vivendo, da cui te ne uscirai. Cioè ci sarà armonia nella relazione di coppia o con qualcuno in merito a circostanze dove dici di nuovo questa sensazione sto vivendo, perché è solo nella tua mente. 9 di spade.
Quindi se stai attraversando questo momento nelle prossime ore, abbi fede perché sei protetta, hai una benedizione intorno a qualsiasi tipo di energie negative, ma le energie negative, come vi insegno sempre, non esistono di per sé, esistono le nostre paure che si agganciano a degli scenari atroci, no? E allora è la nostra mente che ti fa agganciare a quegli scenari lì, ma sei protetta e benedetta o benedetto, ok? Allora, confidati, dicono. 3 di bastoni, infatti vedo un'apertura di cammino, vedo un respiro di sollievo, apertura di cammino in merito a ciò che ti preoccupa. 4 di coppe, il mago. Allora, in merito a ciò che ti preoccupa vedo un'apertura di cammino. In merito a ciò che stai pensando, in merito a una certa espansione, in merito a ciò che ti preoccupa, vedo un'apertura di cammino perché c'è la realizzazione di ti viene offerto aiuto da qualcuno, secondo me anche, ma non è qualcuno, non lo so se in forma umana o in forma spirituale. Quell'aiuto che riceverai ti farà sentire un'energia dirompente che ti permetterà di dire sì, allora sì, ci sono, sono protetta, sono protetto, e questo ti permetterà di creare un altro tipo di realtà funzionale alla bellezza. Ok? Vediamo ancora. Il Papa, qua prenderai una decisione importante. 4 di spade e la stella. Io vedo che a un certo punto tu prenderai la decisione di prenderti del tempo per te stessa o per te stesso, e questo porterà a guarigione e sanazione. Allora, farai dei sogni, me lo confermano qui, che ti guariranno da un profilo astrale, energetico, perché c'è una figura importante nel tuo intorno spirituale, io credo che sia il tuo sposo celeste o amante mistico, che ti guiderà a prendere questa decisione di riposa, focalizzati sul respiro. Questi affanni che tu puoi vivere li sto risolvendo io, questo ti stanno dicendo, ok? E questo porterà a guarigione, fede, fiducia, una rinnovata energia di guarigione, ok? Cos'altro? E poi abbiamo il 10 di denari. Assolutamente sì, vedo armonia in famiglia ritrovata, il supporto della tua famiglia sia spirituale che la famiglia biologica, e non solo questo, perché io qua vedo che ci sono delle collaborazioni all'interno del sistema lavorativo o all'interno delle anche, può darsi che la famiglia ti offra appoggio nel lavoro. Perché io qua vedo realizzazione di obiettivi a mezzo di lavori di squadra, realizzazione di obiettivi e stabilità a mezzo di un lavoro di squadra, ok? E quindi se avevamo delle preoccupazioni in merito a questo, anche in merito a una partnership lavorativa, io qua vedo che il silenzio e la calma porterà a guarigione, perché c'è lo spirito guida che ti guida, appunto. E qua vedo stabilità e realizzazione a mezzo di un sostegno con altre persone. Quello che stai vivendo in questo momento, come dicono gli oracoli, è per una levatura spirituale. L'ostacolo della mente razionale qui, che ti fa gli scenari peggiori in merito a una circostanza di sentirsi messa da parte o messo da parte, di penia o di penuria, e dici un'altra volta di nuovo, no? Sto vivendo una sensazione simile, viene completamente risolta. Va bene? Vediamo cos'altro abbiamo. E qua vedo esito e successo pieno, 6 di bastoni. Esito e successo pieno, quindi la risoluzione di quello di cui abbiamo detto, delle preoccupazioni qua ci sono, delle preoccupazioni, delle ansie notturne, ma come andrà questa situazione? Mi sento messa da parte o mi sento messo da parte, un po' di noia in merito delle circostanze di espansione che non si espandono. No, a un certo punto, dopo una pausa o dopo il tuo spirito guida dice rilassati, arriva una purificazione che porta appoggio e sostegno per quanto riguarda le collaborazioni e la realizzazione di qualcosa di stabile.
e questo porta anche a un riconoscimento pubblico nel lavoro, per un lavoro ben fatto. Qua ci sono delle persone che riconoscono il tuo valore, te ne danno credito e merito e c'è un riconoscimento pubblico, guarda questa immagine, un esito, un successo in merito alle situazioni che in questo esatto istante magari ti stanno preoccupando, va bene? Devi stare tranquilla o tranquillo. Sì, vediamo che cosa ci dicono gli oracoli. E mettiamoci questi. E questi voglio metterci. Perché succede questa situazione di ansia? Vediamo. Al contrario, cioè io li stavo battendo al contrario. Cioè, con le parole, aspetta. Perché stai sentendo... Ah, vedi, perché sta siendo questo a prueba? Perché sei messa alla prova, e te l'ho già detto, sei messa alla prova, o sei messo alla prova. Quindi ci può essere una circostanza dove ti senti un po' afflitta, un po' afflitto, un po' messa da parte, o in questo istante lo stai vivendo, no? 9 di spade, sei messa o sei messo alla prova dallo spirito, dalla tua mente, che poi è lo spirito che te lo manda, no? Per farti diventare co-creatrice, co-creatore, mago, no? A un certo punto, come se non vedessi l'aiuto che ti sta venendo offerto dall'alto. A un certo punto però lo riconosci perché in un sogno o nei sogni, attenzione ai sogni in questi giorni, verrai riprogrammata o riprogrammato sentendo il sostegno dello spirito guida e questo ti permette di raggiungere l'esito e il successo che ti preoccupava inizialmente. Va bene? Vediamo cos'altro dicono queste. E infatti c'era un po' di insicurezza, no? Questo 5 di denari, un po' di insicurezza. Guarda, qua c'è una persona con il cuore che quasi sia il diavolo prende il cuore. Il diavolo cos'è? Questo 9 di spade, la mente razionale. E la mente razionale sono gli attaccamenti, le paure soprattutto, e le resistenze. E questo viene completamente ribaltato. Va bene? Questa insicurezza ti può generare in questo istante della confusione, l'abbiamo già visto, e poi ci sarà la giustizia, imparzialità, tutto torna in equilibrio. Ok? Adesso, scusami, scusami il postino, e adesso vediamo dove stanno queste carte qui. Cosa hanno da dirti questi oracoli? Un messaggio, un consiglio, un avvertimento, energie dei prossimi giorni? La Dolomita, rimani ferma nella tua fede. Il risultato che speri dipende dal fatto che tu mantenga un'attitudine mentale positiva. Allora, io ti ho già detto che il risultato è qui. La realizzazione di questa cosa che porta stabilità, ti fa sentire ferma, no? Sicura o sicuro, e la possibilità di creare progetti o dove vengono riconosciute le tue qualità. Allora, non ti focalizzare, lo so che non è facile, usi gli scenari peggiori qua col 9 di spade, lo so che non è facile ragazzi e miei ragazzi, basta la pratica però, cioè fede in quello, pronuncia il mantra, guarda i pensieri passare, sai che non sono reali. Quindi mantieniti fede perché il potenziale di questa lettura è già in atto per te, va bene? Ok, vediamo cos'altro ti dicono questi. Accettazione, sono aperta alla vita, intento
averiguarlo che l'universo intende... Ah, ok. Sono aperta alla vita, vedo ciò che l'universo vuole insegnarmi attraverso le prove, e come l'accettazione di quello che sto vivendo, no? E come risultato sono libera per avanzare per il cammino della luce. Questo è un consiglio che ti stanno dando. Qualsiasi cosa tu stia vivendo in questo esatto momento, che puoi vivere nelle prossime ore, sei benedetta e protetta perché è una prova per affinare le tue armi spirituali e darti questo successo che abbiamo visto. Va bene? Ok. Vediamo adesso cosa ti dicono questi altri. Tu decidi qua, tu decidi, infatti c'era il Papa, tu decidi, cioè tu decidi se concentrarti sullo scenario peggiore o lo scenario migliore, cioè è il libero arbitrio in questo caso, ma il libero arbitrio non dipende tanto dai fatti che accadono, quanto a come ti approcci, ti relazioni a ciò che ti accade, no? E dice, quando ti dai liberamente, espandi la tua energia. Si solo dà, se solo dai per ricevere, ti sentirai come un peso o un disgusto. Sii genuina o genuino, dai dal tuo cuore. E questo è un consiglio che ti stanno dando. Se dai solo per ricevere, no? Nel senso, mi viene in mente la canzone di Renato Zero, mi vendo, se ti do il fegato tu che mi dai. Ecco, se dai soltanto per ricevere, ti sentirai il peso, questo 9 di bastoni, no? Che è anche un po' la stanchezza. Si ripete qualcosa perché è come se diamo solo per ricevere. Chi è che dà solo per ricevere? Giustamente la mente razionale dà per ricevere qualcosa in cambio. Dobbiamo spostare la mente, come vi insegno sempre, sulla dimensione mitica. Noi non stiamo dando per ricevere qualcosa da qualcuno. Noi dobbiamo dare alla grande madre, dobbiamo dare allo spirito tutto ciò che facciamo quotidianamente. Facciamo qualcosa per una persona, non lo stai facendo per quella persona. La verità è che l'anima tua lo sta facendo per la grande madre. E l'atto umano dove sta di grande consapevolezza umana? Il fatto che quando tu dai qualcosa a qualcuno, ti dai a qualcuno, dai qualcosa. La consapevolezza a cui l'uomo deve giungere nell'incarnazione è che lo sta facendo per la grande madre, per lo spirito, per i propri avi, per i propri antenati. Ti ricordi il mantra a te, a te, a te nel video Abbondanza Proibita? Ok, metti nel Lotus Mudra, il mudra del loto, ogni tuo desiderio, ogni tua sconfitta, ogni tuo fallimento, ogni tuo desiderio più grande nel loto. Tutto quello che hai, i tuoi possedimenti, i tuoi progetti, i tuoi amici, la tua famiglia, i tuoi figli, mettili tutti all'interno del loto. E con una profonda inalazione metti le mani sopra la testa e di il mantra a te, a te, a te, rendo tutto a te. E poi con un'esalazione sciogli le mani. Quindi se tu fai in questo modo, la psiche cambia le sue sinapsi. E allora anche qualsiasi scenario la tua mente possa metterti davanti è Mao. E Mao fa parte del mio disegno, che io debba attraversare, come diceva anche questo oracolo, determinate ansie per potermi rivelare quale maestra o maestro del mio cammino. Ok? Ok, mettiamoci un altro oracolo, questo. Perché sei molto sostenuto, cioè l'insicurezza arriva quando non ci sentiamo parte di una famiglia, parte dei nostri avi, i nostri antenati, la nostra famiglia d'anima, il nostro sangha che abbiamo creato, la nostra famiglia d'anima, no? Allora dice l'ego dice devo fare tutto da solo. No, tu non fai mai niente tutto da solo. No, non è possibile fare niente da soli. Sei circondata da forze, come dicevano anche gli oracoli, capito? E allora tu sai che tutto ciò che ti accade è il Dharmakaya, cioè gli insegnamenti del Buddha, ce li hai davanti, gli insegnamenti spirituali. Tutta la realtà visibile sono insegnamenti dello spirito. E hai dalla tua parte le forze che ti guidano.
non opporre resistenza. Cos'altro ti dicono queste? La giustizia si avvicina, bruca, strega, la giustizia si avvicina, e te l'ho detto anche con questa carta. Quindi tu non ti preoccupare, va bene? Perché si sistemano le cose a tuo favore. Un'altra. Escapista, regressa, ottimismo, ritorna dentro di te. Come ci insegna anche qua il Papa che sta meditando, no? Ritorna dentro di te. Non guardare fuori, ritorna dentro. Magari fatti una pratica yoga sciamanico se fai il percorso con me, o semplicemente ritorna dentro, passeggia in natura e vedi come questa meravigliosa lettura ti si apre. Ok? Quindi, ragazze mie, ragazzi, io non aggiungo nient'altro. Concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.